Usciamo. Day 3. Una bella colazione? Una bella colazione, ma che sonno. Dove dobbiamo andare? Sinistra. Metro Cavour. Sarà Clemente oggi la metro con noi? Apre il 30. No, io dico la metro in generale, non la fermata di oggi so che è ancora chiusa. Ma dico in generale, i trasporti pubblici romani saranno clementi con noi oggi, andiamo a scoprirlo. Prima notizia positiva, è aperto, perché già non mi faceva terrorismo, dicendo sei sicura, perché è domenica, se è chiuso e ci siamo fatti mezz'ora di mezzi per venire qua. Dai che ho fame! Sì, è aperto raga. Dove siamo? Siamo da Marigold. È l'unica informazione che dovevi dare. Questo è un posticino molto carino dove si può fare brunch, colazione e mangiare cose buone tutto il giorno. Noi abbiamo preso una torta frangipane all'albicocche con un pochettino di panna leggermente montata, mi sembra, fammi sentire, o yogurt. È yogurt. Speravo fosse panna. Questo invece è lievitato di Giano con frutti rossi sopra. Da bere abbiamo preso 2 caffettini and brew, 2 miscele diverse, un Colombia e un Kenya. Per il momento basta, perché qua sono bravi anche col salato comunque ragazzi. Ma siccome poi seguirà un pranzo e seguirà una cena, andiamoci con calma. Buonissimo. La crostata, vabbè, si vede che è fatta oggi. Il fondo è super croccante, il frangipane è buonissimo, la cremina di yogurt acida ci sta benissimo. Il Colombia sa un casino di cioccolato. Con la forchetta del coltello. No? La impugno e la mordo? No, che hai già combinato così. Potrebbe essere peggio, Ha la consistenza di un bombolone, dentro c'è un po' di crema e un top delle fragoline di bosco, dei frutti di bosco, anche dei lamponi, della menta, vado. Stessa identica consistenza del bombolone, perché è morbido, soffice, zuccherato sopra, però dentro la crema è calda, il mix con i frutti rossi e la menta ci sta da Dio. Adesso gli diamo anche un twist di caffè e cioccolato. Ma no. Promosso, trovo buonissima questa miscela perché ha una bella acidità, non troppo spinta, a me non piacciono i caffè quando virano troppo sull'acido e la nota di cioccolato è perfetta. Ma veniamo all'ordine di Franci. Si sminchia un po' tutto mentre lo tagliate, ma credo sia giusto. Molto interessante, la frolla sotto che è super frollosa, brava Franci, bella scelta. Epic fail. Hai presa la crema o hai morso solo bombolone? Ho morso solo bombolone. Una bella coccola. Questo ha sentori di arancia e di vegetale. È molto meno piaccione del tuo. Questo è per palati più maturi. Molto bene, quanto sono soddisfatto di questo posto? Parecchio. Venite, prendete il caffè, quello che abbiamo preso noi, quello hand brew, che è veramente molto buono. Non so, magari quando verrete voi avranno altre miscele. E mi sento di consigliarvi qualsiasi cosa prenderete da mangiare. Noi abbiamo preso roba dolce, ma secondo me anche la roba salata è interessante. Solo che stagionale, poi a sto giro. Nel frattempo Franci che sta camminando all'indietro, non la potete vedere, presto si ammazzerà. E quindi chiudo qua questa recensione di questo posto. Grazie. Prego. Dimenticavo, abbiamo speso 25 euro. Direzione? Scusa, non sono pronto. Stiamo camminando verso non si sa bene dove. Buco della serratura dell'ordine di qualcuno. Fa caldo. Ah! Mi è caduta una cosa sulla mano, mi sono spaventata. Secondo me saremo tutto tranne che inquadrati bene. Questo per come stai tenendo l'iPhone. Allora però tienila tu. Sarà una grandissima giornata. prendere la decisione di spostarsi da un posto all'altro di Roma a piedi, pensateci bene e poi non fatelo, soprattutto alle 11 del mattino. Tutta sta fatica per andare a sbirciare da un buco di una serratura. Ma veramente l'idea è stata tua, caro Billy? Ho già sbirciato un paio di volte ed è uno dei miei posti preferiti. Credo di aver sottovalutato il numero di magliette che ci siamo portati dietro per Roma. Troppo poche. Una al giorno non è assolutamente sufficiente. Non invidio il ristoratore che ci accoglierà per cena. Ah, perché la cambiamo tra pranzo e cena? Allora non invidio quello del pranzo. Si vede qualcosa? Si devono fidare? Glielo disegni tu con Photoshop? Attenzione ragazzi, i potenti mezzi di Giano. Bello, bravo Gianni. Tutto sto casino con l'iPhone e poi ci siamo salvati grazie al mio Samsung S21. Questa era la sponsorizzata sul buco della serratura della sede istituzionale dell'Ordine di Malta. Quanto ci paga l'Ordine di Malta per questa sponsorizzata? Ho una stretta di mano. Niente, un ghiacciolo alla menta. No. Lo prenderei volentieri in questo momento.
Dal civico 3 di questa piazza, se sbirciate dal buco della serratura, vedete la cupola di San Pietro incorniciata dalle siepi di questo giardino. La cupola di San Pietro che in realtà è molto più in là. Ti sembra molto vicino per un effetto ottico, cose di prospettive. Secondo me dietro la porta ci hanno messo una mini cupola di San Pietro che sembra lontana 6 km, ma in realtà è lì a 1,5 metri solo, che è grande 3 cm. E non fatevi spaventare dalla fila perché scorre abbastanza velocemente e ovviamente è tutto gratuito. Andiamo? No, aspetta che sono in una posizione dove si è creata una mini galleria del vento, non mi sposto più di qua. Il pranzetto di oggi è in un posticino molto carino che si chiama Barred, fermata della metro Re di Roma. Non vi diciamo mai dove sono i posti, comunque su Google li trovate abbastanza agilmente. Siamo solo noi, perché ci siamo presentati a mezzogiorno, perché qua a Franci bisogna darle da mangiare presto, Non è vero, non è. Sennò qua va a finire come i Gremlins. Che mi sdoppio? Cosa facevano i Gremlins? Si sdoppiavano, si incazzavano. Si sdoppiavano se gli davi da mangiare dopo mezzanotte. Mentre se non gli davi da mangiare, giustamente si incazzavano. E innanzitutto c'è una bella atmosfera rilassata di quartiere, easy, musica di sottofondo, tavolini sul marciapiede. Fuori dalla calca del turismo. E che cosa abbiamo preso, ragazzi? Albicocche arrosto con la feta e il cimiciurri. Un gazpacho di pomodori, pesche, cipolla rossa e basilico. E poi abbiamo preso questo panino con dentro l'uovo, maionese al lime e cipollina. L'altra cosa interessante è che qui hanno il DJ set, come potete sentire, quindi mangiate nel groove, mangiate nel chill. Parole a caso di cui non conosco il significato, però è molto bello. Iniziami dal tamago Sandro. È soddisfacente? Dagli mozzico e lo scopriamo. Come lo reggi? Non so come morderlo! Non ti si può veramente, guarda, sei piena di uovo dappertutto. Adesso chiediamo un girello per Franci, Vieni qua te e lo mangi te. Ti ricordo sempre come è finito il crostino con la pagliata. Dalla regia, il pane è morbido, assolutamente goloso. L'uovo dentro e la maionese sicuramente super goloso, ma è una maionese al lime, quindi molto acidina, molto piacevole. Cipollotto si sente. È buono. Proseguo con il gazpacho. Come lo mettiamo con Freddie Mercury in sottofondo? Ma tanto Freddie Mercury sarà tagliato perché prenderemo solo pezzi delle mie frasi, quindi si sentirà another one, want to break free, tutto così a caso si sentirà. Io credo che mangio troppo poco gazpacho. Dovremmo mangiare più gazpacho. Pensavo che ti saresti messo a cantare una canzone di Ligabue. Perché? Non credo. Nelle rovesciate di Bonimba. A parte che non era una canzone comunque. Ragazzi, il gazpacho è uno dei miei piatti preferiti che però non mangio mai. Ce l'avete un piatto preferito che però mangiate tipo una volta all'anno? Non lo mangio mai il gazpacho. È buonissimo. Secondo me non è neanche così difficile da fare. Ora vabbè, in questo caso questo super bellino, super carino, non è che lo fai schioccando le dita. Questo in particolare è molto gustoso. Pesche, basilico, pomodorini arrosto, rinfrescante da paura ovviamente, olio buono. In sti giorni io lo ordinerei sempre il gazpacho. Tra l'altro stiamo annaffiando il tutto con due ottime cose da bere che vi consiglio fortemente. Io sto bevendo un rifermentato e Francia ha preso un sidro di pere caricante, se non ricordo male. I ragazzi ci sanno fare qua anche sul bere. Passiamo, ragazzi, alle albicocche arrosto. Io adoro la frutta quando viene trattata come se fosse qualcosa di salato. Le albicocche, le pesche sono pazzesche dentro una qualsiasi insalata di pomodori. Provate. Qui in abbinamento con la feta secondo me è top. Guarda che bel colore. Albicocca è dolcissima, un po' acidina, feta salata sopra, croccantino della mandorla. Ci manca solo un pezzettino di pane per fare la scarpetta nell'olio, che ora chiederemo. È arrivato anche un pezzo di signor pane, caldino, così uno pucia un pochino qua. Ora andiamo a casa Da a nessuna lavorare. parte, esatto, adesso si va a casa a lavorare.
Abbiamo speso 63. Adesso dovremo attraversare la lava dei marciapiedi e dell'asfalto per raggiungere la metro, ma... E a quel punto poi ci sarà l'ulteriore ostacolo delle borseggiatrici. Io pensavo che le borseggiatrici di Milano fossero un problema. No ragazzi, non avete capito Roma. In 3 giorni abbiamo già assistito a 2 scippi. Ormai siamo quasi in confidenza, le incontriamo tutti i giorni. Per un momento mi sono anche messo a fare lo staffelli di turno, avvisando tutti sulla carrozza che c'erano le borseggiatrici. Giano che urlava pickpockets, borseggiatrici. Sì. Cerco di dare una mano soprattutto ai turisti, raga, perché qua ci sono 10 volte i turisti di Milano. Credo che il problema qua sia leggermente più grave rispetto che a Milano, Chiusa parentesi, polemica. Ci sono gli sposi, ragazzi. In ordine: doccia, riposino, lavoro, possiamo di nuovo uscire. Di nuovo lavoro. Com'è che sento già odore di pizza da qua? Anch'io sento odore di Dobbiamo fare 3 cipolle. fermate di metropolitana. Allora, nella giornata di oggi abbiamo mangiato troppo fighettume. Dobbiamo tornare alla veracità romana. Pizza scrocchiarella come si deve, da Pantera. Poste queste alle mie spalle, apre alle 6. Ci siamo presentati ovviamente alle 6 e ero convinto non ci sarebbe stato nessuno. Non eravamo i primi. Mo sono le 6:30 e la situazione è la seguente. E aggiungo io, un motivo ci sarà. Questa nello specifico è con le melanzane. Siamo venuti all'apertura, quindi sono appena sfornate e sono nel loro momento migliore. Melanzane unte e acidine. Questa ti fa volare, buonissima. Impasto sottile e scrocchioso. Guardate che belle queste melanzane sopra. Sopra c'è anche una sorta di, non vorrei sbagliare, di salsina verde acidina che le rende ancora più gustose. Sta qua con le melanzane ha già vinto tutto. Ragazzi, guardate, sinceramente non c'è manco bisogno che io l'assaggi, che vi faccia qualche commento. Guardate che bella sezioncina. Capite che riesce già a trasmettervi la croccantezza prima ancora che io la morda. Però la mordo con lo sfondo del mini market. Questa scrocchia ancora di più. Spacca, quella lì è quella che mi ispirava più di tutte. Patate sottili, rosmarino che si sente a nastro. Adoro i tuoi commenti tecnici. Che bello venire a Roma e mangiare la pizza al taglio. A taglio. O a taglio, in taglio, a teglia. Questa roba qua, chiamatela come vi pare. Me ne lasci un pezzetto anche a me? Io adoro che abbiano tagliato sottilissimo tutto, così è diventato croccante, come se fossero delle patatine fritte. Buone. Come delle patatine ma buone. Quindi non come delle patatine. Metti il bip. Che se dovesse dovuto mai in futuro darci un lavoro, in questo momento è svanita questa opportunità. No, perché metti 3 bip. Vi piace che stiamo girando tutte le panchine per cercare di non inquadrare le altre persone? Così vi mostriamo meglio la location. Margherita è ancora croccantina sotto, la mozzarella si è un po' freddata. Per colpa nostra. Per colpa nostra. Ma è buona buona, mi piacciono queste pizze romane. 0 fighette, ma solo buone. Qualcosa mi dice che ne prenderemo altre 2 o 3. Allora ne abbiamo presa un'altra. Non escludo che possa non essere l'ultima. Questa è acciughe, fiori di zucca e mozzarella, credo. Appena sfornata. Ma io vengo qua tutti i giorni. Se abitassi qui sarei qua fisso tutti i giorni. Amici romani, ma questa è una droga. Io lo capisco che voi ci siete abituati fin da piccoli, ma per uno che non è di Roma, mangia una cosa così, scrocchiarella sottile, buonissima. Adesso posso dire un'eresia che questo mi entra in competizione con i primi romani che ho sempre idolatrato. No raga, è veramente divina. Letteralmente una più bella dell'altra. Praticamente la nostra tecnica è questa: abbiamo piantato le tende e gli stiamo facendo la posta, così ogni volta che sforna un pezzo di pizza noi siamo lì pronti a prendergliene una fetta. Quindi è bella calda, appena sfornata, pomodoro, salsa verde, da quello che ho capito è leggermente piccante, non vedo l'ora di assaggiarla. Che buona buona buona, è la mia preferita. Quello che si è formata una fila lunghissima e non posso fare il bis, porca miseria. Boh, a sto punto mi hai messo un'aspettativa addosso non indifferente. E io non era più buona? Faccio fatica a stabilirlo perché sono tutte buone. Dirò una cosa che per i romani è ovvia. Queste pizze sono talmente sottili e creano dipendenza, cioè tu entri e ne prendi un paio, dici vabbè con queste sono a posto, no, poi entri, ne prendi 3, poi 4, poi 5 e te ne mangi con facilità 7-8 pezzi di sta roba qua perché è una droga.
Pizzeria Pantera non consigliata di più. Posto di quartiere super verace, fichissimo. Zona Garbatella, abbiamo speso 16,50 € per 5 tranci più 2 peroni. Ne avrei presi altri 26, ma è arrivato il momento di un gelatino. Comunque ragazzi, a mani basse, la miglior pizza taglio di quelle provate in questi giorni. Il vecchio video di 5 anni fa non vale più, anche perché la maggior parte hanno chiuso. A few inches later. Gelatino. Siamo arrivati. Chiudiamo la giornata e questo video con un gelatino da Otaleg. Tutti i gusti mi ispiravano e avrei detto uno di tutto. Tu cosa hai preso? Pesca tabacchiera, che è uno dei miei frutti preferiti, e cocomero, menta e lime, zesti di limone. Che magari, cioè, l'ho preso io ma lo stai mangiando tu. Oh, bravo Gianni, è un'ottima scelta. Io invece ho preso noci di macadamia e arancia amara, perché si sta un po' sciogliendo, sono anche sporcata gli occhiali. Allora, visto che Franci non è tanto capace... E aspetta, cappuccino e cioccolato. Bene. Fa caldo. Su questo gelato noi vi salutiamo. È una bomba. I video di Roma non sono ancora finiti. Vi faccio io la psh perché Franci ha le mani occupate.